sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. In questo breve video vedremo come creare un effetto lastricato molto semplice per decorare le basette che hanno questa texture. Partiamo quindi con un primer nero sul quale poi utilizzeremo colori come il grigio, l'avorio e il nero per eventuali rifiniture. Inoltre potremo creare piccole variazioni cromatiche con il blu o il verde, ma lo vedremo fra poco. Unendo nero, grigio e una punta di blu creiamo un grigio scuro freddo che fungerà da base. Lo stendiamo su tutti i piastrelloni in modo pieno e coprente, evitando per quanto possibile le fughe. Questa basetta stampata ha già le piastrellone e le fughe, ma potremmo fare gli stessi passaggi su una basetta liscia facendo a pennello le linee delle fughe. Schiariamo questo stesso grigio aggiungendo grigio chiaro e con delle pennellate non troppo regolari dipingiamo la metà di ogni piastrella senza creare una divisione precisa. Ricordiamoci che quelle in cui vediamo solo la metà scura non andranno schiarite. Nel frattempo rifiniamo anche i contorni più sottili. Passiamo quindi al nero e inseriamo piccoli punti più scuri per creare dei leggeri dislivelli e sul lato opposto intensifichiamo la sezione chiara con qualche pennellata. Con una versione a velatura del grigio intermedio sfumiamo molto velocemente la parte scura con quella chiara. Non importa essere precisi come nelle solite sfumature, dato che qui l'obiettivo è solo creare un gradiente più piacevole da vedere. Con l'avorio puro e un pennello sottile creiamo i profili solo dal lato più chiaro delle piastrelle. Per i profili laterali invece creiamo un mix tra avorio e grigio in modo che risulti più scuro. Ora che abbiamo la base dei nostri piastrelloni, dobbiamo renderli più interessanti. Alleggeriamo a velatura il nero e cominciamo scurendo le parti più scure, in misura diversa in ogni piastrella. Facciamo lo stesso anche con il grigio chiaro se dovesse capitarci di sforare troppo con il nero. Una volta asciutti, cominciamo a creare un po' di texture. Tenendo il pennello abbastanza asciutto e picchiettando solo quella punta in modo non regolare e molto leggero, arricchiamo le zone chiare. Rimaniamo più contenuti nella zona centrale e ci allarghiamo di più sugli spigoli e i lati, creando una sorta di forma a C. A questo punto, con una velatura di blu scuro usato prima, diamo una leggera variazione cromatica solo ad alcune piastrelle e solo nella parte scura. Per quelle rimaste invece prendiamo un verde leggero e ingrigito come questo o creiamo un mix di verde e grigio, lo alleggeriamo anch'esso a velatura e lo passiamo leggero solo nelle sezioni chiare questa volta. In questo modo abbiamo creato più varietà e reso il tutto più interessante. Ma se vogliamo dare un ulteriore step di profondità e contrasto, ci basterà fare questi ultimi due passaggi. Scuriamo nuovamente con una velatura nera le parti finali delle piastrelle, riducendo questa volta l'ampiezza. Così ci sarà chiaro, leggermente colorato e scuro in ogni piastrella intera. Infine, con l'avorio appena più leggero e un pennello sottile, creiamo tratti e ulteriori piccole discromie. Rifiniamo il contorno nero e ripassiamo le fughe con precisione per ottenere in pochissimi minuti una basetta di lastricato pronta per accogliere le nostre miniature. Io come sempre spero che anche questo piccolo video vi sia stato utile. Vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!